Ciao 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 sulle stelle e benvenuti in questo video un po' serio. Oggi voglio parlarvi delle mie esperienze lavorative, in particolare dell'esperienza di team presso lo stand. Quindi mi raccomando, facciamo distinzione, non il negozio di team, ma lo stand che si trova nei corridoi all'interno dei centri commerciali. All'inizio l'esperienza sembra molto bella, che comunque ti può portare qualcosa a casa, che ti può far pensare ma sì dai andiamo avanti, però poi col tempo le cose si scoprono un po' alla volta purtroppo e io ci sono cascata dentro. Devo dire la verità, in realtà all'inizio avevo già una mezza idea che potesse essere una cosa un po' da evitare, però poi ho detto, siccome sto cercando lavoro e non mi hanno dato ancora nessuna risposta con gli altri curriculum che ho inviato, allora vado lì e vediamo che magari riesco a portarmi a casa con un bel po' di soldini. Fin qua allora tutto bene, cioè il responsabile, il direttore mi ha spiegato tutto per filo e per segno e sembrava tutto molto bello, una base dalla quale si partiva e poi si doveva riuscire a fare più contratti possibile e la somma iniziale dalla quale si partiva era assolutamente garantita, solo che poi sono iniziate i primi problemi. Per esempio già il primo giorno la ragazza che doveva seguirmi, che doveva essere la mia responsabile, neanche sapeva che dovevo fare il giorno di prova e quindi cioè, dovevo iniziare alle 3 e invece con lei ho fatto alle 5 la prova, cioè per spiegarsi, siccome si era allontanata per la pausa, non lo so, addirittura appunto. E poi fin là tutto bene, mi ha spiegato e tutto quanto, però questa ragazza cioè, non era preparata. E quindi mi tocca dire così, per colpa sua ho dovuto fare tanti errori, ho dovuto rifare i documenti e tutte queste cose così. Quindi questo è un punto a sfavore a questo stand di team, perché vuol dire che non sono neanche organizzati per niente e non sono professionali. E c'è anche un altro motivo per cui non sono professionali. E adesso arriviamo al punto interessante. All'inizio appunto dicevano che questa base da cui si partiva era garantita, che non c'era nessun problema, bastava fare più contratti possibile. E invece scopri che devi fare almeno 8 contratti al mese per riuscire ad avere quella somma lì. Se anche ne fai 5 non va bene, ti tolgono la base sotto. E così è andata a me, che avevo fatto meno di quel che doveva essere e mi hanno tolto la base. Quindi, ecco che cosa è successo, sono rimasta senza niente il primo mese, ma letteralmente niente. E questo è, te lo dicono, ci aspettano alla fine del mese per fartelo sapere. Se tu chiedi tipo, quanto ho guadagnato questo mese, direttore? E ti dicono, ah, guarda che in realtà non hai fatto abbastanza e quindi o accetti che ti paghiamo soltanto i contratti e così oppure te ne vai. Proprio così mi avevano detto. E non è stata una bella cosa. Tuttavia, io ho provato a rimanere, ma rimanendo cioè, non ho risolto molto perché avevo soltanto i contratti, cioè con i quali guadagnare, no? E sono rimasta un altro mese, insomma, e ho scoperto che lo stipendio non arrivava dopo un mese, ma dopo 2 mesi, dopo 60 giorni. E anche questo non va affatto bene. E poi anche che la loro organizzazione, anche a livello con i clienti, non era affatto buona, perché sempre puntualmente o delle sim o delle linee a casa finivano sempre in recupero documentale, si bloccava il sistema un sacco di volte, non si capisce perché, e quindi mi ritrovavo a dover dire ai clienti un sacco di volte non si sa cosa. Dovevo proprio dire che dovevano per forza aspettare altri 3 giorni, 5 giorni. Purtroppo loro ci mettevano anche un mese a volte per avere la linea fissa a casa, oppure 5-10 giorni per avere una SIM nel cellulare. Quindi vi lascio immaginare. E quindi in questo modo, se in un mese, ad esempio, un contratto non andava a buon fine per i recuperi documentali e tutto quanto, andava al prossimo mese, ma i soldini non arrivavano. Quindi vi lascio immaginare quanto bello fosse lavorare lì. Per carità,
e i colleghi erano tutti disponibili, erano tutti simpatici, eccetera, ma era tutta una copertura, con almeno la maggior parte di loro. Perché quando alla fine del secondo mese me ne sono andata via e sono andata a lavorare a Kena, e poi vi parlerò anche di quello, anche se è un po' la stessa cosa, hanno cambiato completamente facciata, cioè me ne sono andata via, hanno smesso di sorridermi, di parlarmi, mi trattavano come se fossi una sconosciuta, se avessi la peste, e solo dopo, come è normale che sia, ho scoperto perché facevano così, perché avevano paura che potessi dire qualcosa riguardo il mio stipendio, che non avevo avuto abbastanza soldi, così. E infatti io, un po' ingenua, mi ero messa lo stesso a parlare con loro, perché pensavo appunto che comunque fossimo ancora colleghi, perché lavoravo dall'altra parte. Kena fa sempre parte di Dim. E invece cosa è successo? Mi sono trovata questo collega qua che mi ha alzato la voce in una maniera pazzesca. Si è messo a dire: noi non ci interessa questa roba qua, guarda che così non si fa, non devi dire queste cose, cioè a noi non ce ne frega niente, io guadagno, sto bene, quindi per favore vai via, vai a farti i cavoli tuoi, non ci interessa, robe così, cose molto brutte. E ho detto: va bene, scusa, mi stavo solo confidando. Cioè, comunque guarda che si tratta di me, sono io che non sono stata capace di guadagnare, cioè non è che così, perché ci sono i nuovi, sai, quindi mi raccomando, non dire mai più queste cose, che a noi non ci interessa. Quindi vi lascio immaginare. Ed è proprio così, come state potendo intuire da questo video, ti prendono in giro. Cioè, all'inizio ti raccontano delle favolette, ti fanno immaginare che quel prezzo di base, quella base sia tua comunque, a prescindere, e invece no, devi per forza fare 8 contratti al mese con Tim per avere quella base lì da portarti a casa, altrimenti no. Allora parliamo di questo lavoro, come funziona. Questo lavoro in realtà consiste nel trovare i clienti nuovi. Non è servire la clientela interessata che vuole già la SIM, che vuole la linea fissa. Bisogna trovare clienti nuovi ed è molto difficile e impegnativo. Non è come all'interno di un negozio che dici: beh, devo stare qui, aspettiamo che i clienti arrivano e comportiamoci bene. No, dovevamo essere noi a trovare i clienti nuovi, a convincere quelli che non erano interessati, a convincere quelli che erano nel dubbio, magari dicendo anche cavolate. Io per fortuna non l'ho mai fatto, però c'è chi lo fa così. Però comunque essendo proprio insistenti così, perché c'erano anche quelli di colleghi, e per fare questo bisognava fermare tutte le persone che passavano dai corridoi, tutte, pretendevano che fermassimo tutte le persone. Quindi provate a immaginare quante persone passano all'interno di un centro commerciale, potete bene immaginare, quindi potete anche immaginare quanto duro è questo lavoro all'interno dello stand di Tim. Infatti ogni sera tornavo a casa, era un part time, ma nonostante tutto io tornavo a casa distrutta, mi addormentavo qua sul letto alle 10 di sera. Per esempio anche i miei amici, le mie conoscenze rimanevano male perché io mi addormentavo così dal nulla e non mi sentivano più, e ci rimanevano male, ovviamente. Cioè io non stavo più avendo tempo per me stessa, tipo anche siccome ho dei problemi un po' personali, a volte non riuscivo ad andarci, non sempre, cioè durante la settimana capitava un giorno in più in cui non andassi. Mi facevano recuperare con i full time, ma mi facevano fare i full time anche del mio giorno libero. Ci rendiamo conto, ragazzi? Quindi questo lavoro era sfruttamento allo stato puro. Farsi un mazzo così per portarsi a casa un bel niente e continuare lo stesso ad andare sempre lì a fermare tutte le persone e ritrovarsi a casa a letto stecchiti, completamente stecchiti, per non avere nessuna soddisfazione. Cioè, ci rendiamo conto, ragazzi? Questo è quello che si nasconde dietro lo stand di Tim. Vi ringrazio per aver seguito questo video e spero che vi abbia aiutato a capire qual è questa realtà e anche a pensarci 2 volte prima di farvi assumere da un posto del genere. Mi raccomando, pensateci bene, anche perché insomma questo lavoro si può anche fare. Avevo un collega che guadagnava barche di soldi, ma si faceva anche un
un mazzo grande, come dicevo prima, fermava tutti, riusciva a convincerli tutti e si portava a casa tanti bei soldoni, ma a un prezzo molto grande, quindi dovete vedere se siete disponibili a svenarvi, a fare le mucche per avere tanti soldi, quando invece esistono lavori molto più dignitosi, molto più belli anche, e tutto quanto, che portano più soddisfazione. Quindi ecco, questo è quanto con il video di Team Stand e spero di vedervi presto in un altro video. Ciao Sole Stelle, ciao!